Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Darifest. Continuiamo a parlare di nitrati e fosfati. Se vi siete persi la prima parte, vi consigliamo di recuperarla prima di proseguire con questo video. Oggi vi spiegheremo quali sono, secondo noi, i valori corretti di NO3 e PO4 e alcuni metodi per controllarli. Abbiamo appurato che NO3 e PO4 sono fonti di alimentazione per coralli e alghe. Il nostro obiettivo sarà quello di trovare l'equilibrio giusto, per evitare che i coralli rimangano senza cibo e che le alghe non crescano troppo. L'importante è sapere che le alghe crescono anche quando non le vediamo, perché mangiate all'insorgere dagli animali. Una vasca avviata è ben diversa da una matura. Appena avviata. Ben avviata. Appena avviata. Ben avviata. Matura è ben avviata. Avviata da tanto tempo. Una vasca avviata... Ma una matura è avviata da tanto tempo. Ah no, allora abbiamo... Una vasca appena avviata è ben diversa da una matura, quindi bisogna trattarle in modo differente in base al tempo dal loro avvio. NO3 e PO4 vengono immessi giornalmente da noi praticamente solo attraverso il cibo. Ma non è l'unica fonte, dato che gli scarti dei pesci, animali morti in decomposizione e coralli che decalcificano possono essere fonti di inquinamento. Il cibo è l'anello della catena che riusciamo a gestire meglio. Quindi un primo consiglio è quello di regolarsi con le quantità di cibo per ottenere i valori che cerchiamo. Il rapporto studiato per mantenere NO3 e PO4 bilanciati tra di loro è quello di 10 a 1. Di conseguenza il cibo prodotto sotto forma di pellet e fiocchi tendenzialmente sarà bilanciato con questo rapporto. Il cibo fresco o surgelato avrà concentrazioni di nitrati e fosfati diverse, molto spesso più concentrati di NO3 e meno di PO4. Se avete la necessità di abbassare i PO4 e alzare gli NO3, questo cibo sarà quello più indicato per voi. Altro fattore che possiamo gestire per controllare questi valori è la quantità di pesci. Attenzione a dare sempre priorità al litraggio e alla convivenza tra le varie specie. Generalmente i grossi pesci sporcano tanto e aumentano principalmente gli NO3. Questi di cui abbiamo parlato finora erano i metodi di controllo di input. Ora parliamo di quelli di export. Ci limitiamo a elencarli velocemente perché verranno trattati in maniera più specifica nei prossimi video. La base per l'esportazione, oltre che i batteri, è data dallo schiumatoio, la calza filtrante e il filtro d'alghe. Quest'ultimo è quello che preferiamo controllare per aggiustare le quantità di NO3 e PO4. In caso dovessero essere bassi, basterà ridurre le ore di luce di questo. Adesso arriva la parte che tutti aspettavate, i valori corretti da tenere. Come detto prima, una vasca giovane è diversa da una matura. Questo perché avremo meno margine di errore per evitare la crescita di alghe indesiderate e cianobatteri. Il tempo in anni è indicativo, ognuno avrà la propria vasca matura a suo tempo. Questo schema può essere usato per il primo anno, o meglio, per una vasca giovane. All'interno del nostro acquario dosiamo nitrati e fosfati giornalmente. Il nostro obiettivo sarà quello di mantenere il loro livello compreso in questo range di valori. Se stiamo troppo sotto, c'è il rischio di fare soffrire i coralli per poco cibo. Se saliamo troppo con i valori, andremo ad alimentare alghe e cianobatteri, perché il nostro acquario non riuscirà a stare dietro a tutti i dosaggi. Più la vasca sarà matura e più avremo margine di errore, dato che ci saranno più organismi benevoli che ci aiuteranno nel non far crescere alghe e ciano. Le relazioni tra popolazioni sono molto più complesse. Ci limitiamo a questa descrizione per farvi capire la correlazione con nitrati e fosfati. Il nostro consiglio è quello di mantenere NO3 o PO4 tra questi valori il primo anno, aiutandovi col dosaggio di zooplancton e fitoplancton per alimentare il sistema e allo stesso tempo quindi inquinare di meno. Quando la vasca sarà matura potrete dosare più tranquillamente il cibo e aumentare il numero di pesci senza rischiare grandi squilibri. Questi valori sono il punto di partenza su cui lavorare. Ovviamente se avete ambizioni più grandi bisognerà adattare i valori alle esigenze della vostra vasca. Come sempre vi ricordo di seguire le pagine Instagram, Facebook e YouTube di Art e di Darifest. Questi due video erano riguardo l'argomento a voi scelto nel sondaggio su Facebook e vi ricorderemo che tratteremo anche gli altri che ci avete proposto nel sondaggio. Spero che il video vi sia piaciuto e di avervi risolto qualche dubbio. Ci vediamo venerdì prossimo con un altro episodio. Io sono Riccardo E io sono Luca e questo era Radda Podcast.